Vi sarà certamente capitato di sentirvi dire alla ricerca di un diver con buone prestazioni, no? Un rapporto qualità-prezzo abbastanza conveniente, di prendere un Citizen Pro Master della serie NY0040, magari un full lume. In effetti questa è una delle prime opzioni che viene alla mente. Ma al di là di considerazioni che spesso si sentono di carattere tecnico, di prova al polso, si tiene in ballo anche la storia. Ma qual è questa storia che lo supporta e che lo nobilita? Al di là di considerazioni generiche sull'importanza di Citizen nel panorama orologero, non solo giapponese, credo si possa andare più nel dettaglio ed è quello che faremo in questa nuova puntata estiva di Storie di orologeria meccanica. E nello specifico andremo a scoprire tutti gli utilizzi, le caratteristiche, i segreti, alcune chicche per collezionisti e anche la storia militare della fortunata serie NY0040. Le radici profonde di questi diver Citizen, così come quelle di tutti gli altri orologi subacquei della casa, attualmente a listino, rimontano al 1959, quando la Maison nipponica è la prima ad introdurre in Giappone la tecnologia per rendere impermeabili i propri segnatempo, parawater. Storie di orologeria meccanica ha già affrontato l'argomento nel video del canale dedicato ai test transoceanici di Citizen. Il tutto parte con un Deluxe che Citizen aveva deciso di modificare per renderlo impermeabile. Un orologio ancora equipaggiato col movimento 920 a carica manuale. Di lì a poco anche altri orologi a carica automatica alimentati dal celebre movimento jet con rotore, come quello del mio Citizen Autodater Parawater che state vedendo in queste immagini, contempleranno questa tecnologia di resistenza all'acqua e alla polvere, per essere precisi a partire dal 1961. I jet automatic della serie 03 escono proprio quell'anno e vengono prodotti fino al 1963. Ma già nel 1962 venne introdotta la serie 11 che si differenziava dalla precedente per la presenza del datario. Ed è proprio questa famiglia di cuori meccanici, la serie 11, che sarà quella che equipaggerà il primo orologio di Citizen della serie Parawater, pensato per attività più sportive a livello acquatico, il 120 metri. E poi anche il primo diver propriamente detto della casa professionale, il 200 metri. Il primo, il 120 metri, è un jet autodater con calibro 1120, automatico, 19 rubini ed una frequenza di lavoro di 18.000 alternanze ora. Data l'uscita del calibro nel 1962, è probabile che questo orologio, considerato dai collezionisti come il primo diver di Citizen, abbia fatto la sua comparsa non solo qualche anno dopo, ma comunque entro la prima metà degli anni 60. I colori dei quadranti potevano essere neri o argento, quest'ultimi piuttosto rari, con due tipi di ghiera, sempre bidirezionale, e due tipologie di sfere. Il secondo, ovvero il primo diver professionale di Citizen, è anche il primo orologio della casa ad essere realizzato con resistenza 200 metri, conosciuto anche come skin diver, dicitura tra l'altro che compare incisa sul fondello, e sempre alimentato dallo stesso calibro jet, ma a 21 rubini. Poteva presentarsi in due configurazioni, quadrante nero o silver e una ghiera bidirezionale esterna dorata, nella seconda versione. La ghiera è sempre di tipo conto alla rovescia, il quadrante è invece marchiato Autodater, con una speciale incisione ed è oggi un pezzo veramente raro, ambitissimo dai collezionisti e anche ovviamente dal sottoscritto. Ora, questo deve essere considerato come il vero e proprio il primo diver di Citizen uscito nel 1965. Attenzione però che si tratta di una data indicativa, che si può desumere un po' a partire dall'uscita dei calibri, anche perché all'epoca non c'erano ancora dei seriali stampati o incisi sul fondello, quindi è impossibile risalire alla data esatta. Ma il fatto davvero curioso, poi non così strano se si pensa e se si parla di orologeria nipponica, è che è stato il primo, quasi l'unico per tanto tempo diver
che la casa ha fatto con resistenza a 200 metri. Sì, perché la produzione dei diver della casa nipponica di Citizen per tutti gli anni 60 e poi 70 fino agli anni 80 si concentrerà per la maggiore su orologi con resistenza a 100 metri e soprattutto 150 metri. Quest'ultima è una famiglia veramente vasta che monterà anche i primi Miyota della serie 8000. Eccezione fatta per il leggendario Chronomaster, Citizen Chronomaster 500 metri, che nasce nel 1971. Passano gli anni e nel 1985 accadde qualcosa che da una parte consacra l'impegno di Citizen sul fronte di tecnologie alternative a quelle meccaniche, dall'altra porta gli interessi della casa sulla produzione standard di divers con maggiore resistenza dichiarata alla profondità. Viene lanciato l'Aqualand, il primo orologio al mondo ripensato per l'attività subacquea professionale, in quanto dotato di sensore elettronico di profondità, oltre che di uno schermo con indicate l'ora, informazioni relative all'immersione e anche un sensore di rilevamento della carica delle batterie. Alimentato da 3 batterie e con fondello chiuso da 6 viti, questo almeno per la prima generazione, l'Aqualand è considerato uno dei precursori della serie ProMaster, che nascerà solo qualche anno dopo, nel 1989, e della quale lo stesso Aqualand inizierà a far parte, incluso poi nella sottofamiglia Marine. La famiglia ProMaster, o meglio la collezione ProMaster, nasce sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 propone per questa sottocategoria proprio l'Aqualand, equipaggiato con calibro C020 e proposto in diverse varianti. Poi c'è la famiglia Altichron con calibro C040 dotato di altimetro e poi la celebre categoria Sky, di cui faceva parte anche il famosissimo Citizen Wingman con calibro C080, orologio che poi tra l'altro vi consiglio anche di mettere in collezione se siete appassionati di orologeria spaziale, perché è stato utilizzato anche durante varie missioni. Se si presta fede ai cataloghi dell'epoca ci si accorgerà che Citizen in quegli anni era per lo più impegnata a proporre diver con resistenza a 200 metri mossa da moduli al quarzo o da moduli calibri EcoDrive. Ma nel 1997, secondo alcune fonti ufficiali, il calibro Miyota della serie 8200, che aveva animato alcuni orologi anche alla fine degli anni 80 della vasta famiglia di 150 metri, continua ad animare un altro diver. Un modello di orologio che si dice appunto sia stato lanciato nel 97, ma che forse in realtà aveva fatto la sua comparsa già alcuni anni prima, forse già nel 95 o nel 96. Nasce così il nostro protagonista, il ProMaster 824393, oggi conosciuto come NY0040. Questo orologio non è cambiato granché negli anni, si tratta di un diver professionale in quanto certificato ISO 6425, standard che era stato aggiornato proprio l'anno precedente a questo debutto, la cui nuova versione risale al 2018. Tra le caratteristiche distintive troviamo l'immancabile corona ad oreotto, un po' concava in testa, e una cassa in acciaio di 42 mm, satinata in senso circolare sulla superficie frontale e lucida lateralmente. La ghiera, con inserto in alluminio lucido e numeri ad invaderne tutto lo spazio possibile, è il vero marchio di fabbrica, a 60 scatti e con alternate parti lisce e seghettate a denti di squalo, permette rotazioni sicure. Sul fondello inciso vi è il logo ProMaster, nonché la sigla GN4S, ad indicare un tipo specifico di cassa, comune a tutte le proposte estetiche. Tra le varianti più apprezzate si trovano certamente quelle col cinturino in poliuretano tecnico 09E e 09W, quest'ultimo noto tra gli appassionati con l'innomignolo di full lume. E risale ad alcuni anni fa anche una variante il cui quadrante si presenta di un giallo davvero vivace, forse all'epoca un po' snobbato e perciò rimasto sul mercato per un breve periodo di tempo, ma che oggi in virtù di questa sua rarità è diventato una specie di santo graal per gli estimatori della famiglia NY0040. Stiamo parlando del ProMaster NY0040 25Y, rigorosamente con cinturino giallo in poliuretano e
quelle classiche scale per l'immersione stampate su uno dei due spezzoni. Ora però entriamo nel dettaglio per scoprire più cose in merito al ProMaster NY0040. Le varie configurazioni estetiche sono ben note, quindi non ripetiamo tutte le sigle che le identificano. Ritengo però che quello che sto per dire possa esservi utile per arrivare a leggere e identificare bene anche l'anno di produzione degli orologi nella forma corretta. Come fare per esempio nel caso in cui vi imbattiate in un esemplare vintage a sapere se l'orologio nel suo complesso è un orologio buono, tutte le sue parti siano coerenti dal punto di vista cronologico. Ecco dunque alcune piccole dritte. Partiamo sempre dal fondello e guardiamo per prima cosa la tipologia dell'incisione del logo ProMaster e dei seriali. Se il logo è inciso si tratta di un orologio da collocare tra il 1996 e il 2014. Si è stampato a laser dal 2015 in poi. Per i seriali invece è leggermente diverso. Sono stati incisi fino al 2006, poi sempre al laser. Ma possiamo essere ancora più precisi, osservando questa volta anche il numero di matricola, a 6 cifre incise fino al 2006, a 9 cifre laser tra il 2010 e il 2014 e a partire dal 2015 a 9 cifre laser, come questo che state vedendo nelle immagini. Ma per chiudere ancora di più la finestra temporale è necessario ultimare l'analisi sempre leggendo correttamente e decifrando il numero di matricola, e questo può esservi utile anche se avete a che fare con Citizen un po' più datati, dato che il sistema di numerazione e di identificazione in questo caso è rimasto sempre lo stesso. Guardate, è molto semplice: per qualunque matricola che sia di 6 o 9 cifre, la prima cifra indica sempre l'anno, nel mio caso dunque è il 2022, e la seconda è il mese di produzione, nel mio 1 dunque gennaio. I mesi vengono indicati numericamente fino a settembre, che quindi corrisponderà al numero 9. Poi per ottobre, novembre e dicembre si utilizzano le lettere rispettivamente O, N e D. E per quanto riguarda le sigle dei quadranti, questa è una parte molto interessante, perché ad esempio in concomitanza con la lettura del fondello ci consente di verificare e di capire se nel nostro orologio il fondello è stato sostituito oppure no. Per il 1995 e il 1996 ricordiamo che, sebbene ufficialmente sul mercato dal 97 sono stati osservati anche esemplari precedenti, il codice stampato sui quadranti è abbastanza lungo ed è caratterizzato in apertura sempre da una P, che sta per Promezio, ossia il materiale della pasta luminescente utilizzato. Segue il numero del calibro, il seriale del tipo di quadrante e di colore, e infine una lettera che rimanda al sito di produzione. Dal 1997 al 1999 la sigla è N Japan N, con N che sta per l'altro tipo di materiale impiegato per la luminescenza, la natulite. Dopo il 2000 invece, per la maggior parte, abbiamo sempre la N iniziale seguita dal numero del calibro e i consueti seriali per colore e stabilimento produttivo. Un piccolo appunto, perché nel corso del 2020, forse negli ultimi mesi del 2020, Citizen ha introdotto un nuovo tipo di calibro per questa serie. Si è passati dall'8203 all'8204, che non è altro che un calibro identico al precedente ma con la funzione del fermo macchina. Ebbene, negli esemplari che si possono acquistare attualmente questa informazione è riportata incisa al laser sui fondelli ma non sui quadranti, che continuano a riportare la sigla 8203, che come abbiamo visto si rifà proprio al cuore meccanico dell'orologio. Probabilmente, molto semplicemente, in casa Citizen hanno tanti quadranti da smaltire e questa situazione si protrarrà ancora per lungo tempo. Dunque non spaventatevi, magari siamo di fronte a una serie che in futuro, qualora appunto i quadranti venissero aggiornati, potremmo considerare del tutto transizionale. Non tutto però si ferma e si limita a dei freddi numeri e a una longevità di produzione e di utilizzo di questo orologio. Sono infatti pochi gli orologi che possono vantare un pedigree di utilizzo in contesti professionali documentato, e l'NY0040, nello specifico appunto lo 09E, quello con quadrante nero,
è fra questi. A partire dal 1997 fino all'anno 2000, alcuni di questi orologi vennero infatti assegnati ai reparti speciali della Marina Militare, il GOI, Gruppo Operativo Incursori, e il GOS, Gruppo Operativo Subacquei. Fu proprio grazie alla qualità costruttiva riconosciuta a questi strumenti che la Marina, assieme ai reparti incursori del Varignano, con base alle Grazie nel comune di Porto Venere, ordinò alla Citizen delle piccole forniture di orologi già a ridosso della prima apparizione sul mercato della serie NY0040. La ricerca, condotta dal gruppo Citizen Marina Militare 500 metri, capitanato da Alessandro Ferrari, ex volontario L3 della Marina, ha stimato che per anno le forniture di questi orologi ai gruppi operativi specializzati non superassero le 40-50 unità. Gli orologi però non venivano dati in dotazione così come arrivavano, ma si procedeva a modificarli, sebbene in verità non vi fossero dei veri e propri stravolgimenti a livello tecnico ed estetico. Una volta aggiornate, le guarnizioni venivano testati e solo quelli considerati idonei, ossia quelli capaci di resistere fino a 500 metri, ricevevano un numero di matricola. Venivano poi assegnati con una incisione di una seconda M rafforzativa sul fondello, vicino all'indicazione dei 200 metri, proprio per indicarne l'aumentata impermeabilità, e in seguito rispediti alla casa per far ristampare i quadranti con la scritta Marina Militare, in maiuscolo, su 2 righe e ben visibile ad ore 12. Nella parte sottostante, ad ore 6, sempre organizzata su 2 righe, venivano stampati invece le scritte 500 metri e automatic. Quadranti dunque non sostituiti, poiché le scritte venivano abrase e si procedeva con nuove ristampe, dunque sulla base di quelli originali. Ma attenzione però che i quadranti sono stati stampati nel corso del tempo con tecniche diverse, quindi potrebbero variare da modello a modello. E questo è sempre quello che risulta a partire dal censimento effettuato dall'amico Alessandro e dai membri del gruppo Citizen Marina Militare 500 metri. Si ritiene infatti che vi siano 2 grandi serie che si distinguono sia per la tipologia della stampa dei quadranti che per le diverse scritte presenti in essi. Tenendo conto di quest'ultimo criterio, la prima serie è quella che fa capo alla forbice temporale 1997-1999 e presenterebbe una stampa rigata dell'indicazione della profondità con la lettera M piuttosto staccata dal numero 500. Gli orologi del 2000 presentano invece una stampa più nitida, in grassetto, che mostra il numero 500 e la lettera M ben uniti. Un orologio sempre attuale, professionale, storico. È la dimostrazione che molte volte non serve spendere grosse cifre per avere una storia da raccontare al polso. Ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.